Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima metà di luglio 2023. Abbiamo la carta della morte, amici del Capricorno. Potrebbe essere che si tratti di un tema all'interno di una relazione, potrebbe trattarsi di un atteggiamento, potrebbe anche trattarsi della relazione stessa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che spiega proprio come fare. La trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene ragazzi, andiamo a vedere di che cosa parla questa morte. Allora, partiamo con un cavaliere di bastoni, un 2 di coppe, un fante di spade. Interessante come in questo mazzo lo abbiano disegnato con un cannocchiale. Abbiamo un 10 di spade, il papa, papa giustizia e 9 di bastoni. Ragazzi, devo dire che con questo cavaliere di bastoni a inizio lettura promettiamo bene, nel senso che potrebbe essere tranquillamente la vostra persona di interesse o qualcuno che magari vi sta ronzando intorno. E diciamo che con questo 2 di coppe è facile che vi incontriate, è facile che ci sarà questo incontro che magari state aspettando. Tecnicamente il 2 di coppe è proprio l'inizio di un fidanzamento, ok? Però prendete insomma, applicatelo alla vostra realtà. Abbiamo appunto questo fante di spade, quindi da un lato è come se ci fossero degli alti ideali in relazione a questa persona o in relazione alla coppia in sé, diciamo. Ma è anche una carta che, appunto, adesso ve lo faccio vedere perché è troppo bello. È una carta che vi dice di tenere sott'occhio o che comunque c'è qualcuno che ha questa tendenza a controllare un po' troppo. E qui abbiamo il 10 di spade in centro lettura, che è l'arcano minore della morte. Quindi è come se ci fosse un atteggiamento e penso che faccia riferimento al controllare in modo quasi ossessivo, anche se poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però è come se ci fosse la necessità di lasciarsi indietro certe insicurezze. Il Papa, la giustizia e il 9 di bastoni li andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo da questo cavaliere di bastoni e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Sei di pentacoli e 10 di spade nuovamente. È come se fosse finito una sorta di disequilibrio o bisognasse mettere fine a una sorta di disequilibrio. Anche se poi in realtà il Cavaliere di Bastoni è un personaggio passionale, un personaggio che va avanti con passione per quello che vuole raggiungere. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Ok. 9 di pentacoli, 10 di pentacoli e 4 di coppe. Allora, diciamo che la prima cosa che mi è venuta è stata come se ci fossero due energie di tipo diverso. Cioè, una persona di queste due è molto indipendente, può anche essere che sia single, mentre l'altra potrebbe già avere una famiglia. Con questo non voglio dire che necessariamente sia sposata o sposato, semplicemente potrebbe avere famiglia, dei figli a carico.
anche se con il 10 di pentacoli in effetti è una carta che parla anche di matrimonio. E poi abbiamo questa carta che è il 4 di coppe, che è quell'occasione che non si vede. Anche se poi voi siete, cioè nel senso, l'energia del fante di spade è quella invece di controllare, di tenere sott'occhio. Ok, un'altra chiave di lettura di questo gruppo di carte è che è come se non vi rendeste conto del tipo di abbondanza dentro la quale siete con questa persona, in questa relazione, in questo compromesso. Potrebbe, non è detto che perché è un 2 di coppe che sia necessariamente una relazione di tipo romantico, può anche essere una relazione di tipo semplicemente affettivo, quindi una relazione con qualche familiare, magari con qualche fratello o un compromesso con... non saprei, potrebbe anche essere lavorativo, perché comunque abbiamo un 9 di pentacoli e il 9 di pentacoli parla sempre di un'attività autonoma. O applicatelo alla vostra realtà e scrivetemi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere questo fante di spade. Morte, nuovamente al contrario, e 7 di pentacoli. Sì, sento che è proprio questo atteggiamento che dovrete lasciare indietro. Questo ipercontrollo, questo atteggiamento passivo mi verrebbe da dire, perché vedo anche il 7 di pentacoli, che è una carta di attesa. Tecnicamente, il 7 di pentacoli è una carta di pazienza e la pazienza in sé è l'arte di saper aspettare con un'attitudine positiva. Però qui è come se dovesse veramente tranciare certi tipi di meccanismi. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Allora abbiamo un fante di pentacoli e la carta del matto. Sì, difatti il matto in questo caso, essendo in centro lettura, mi richiama un po' questo fante di spade. È come se doveste imparare letteralmente ad avere fiducia nell'altro, nella vita, nelle vostre capacità, anche di percezione, anche intuitive, però è come se vi dicessero lasciate un po' andare il controllo. Andiamo a vedere questo papa al contrario. Abbiamo un 7 di bastoni e un 9 di spade, ragazzi. Allora, quando il papa è al contrario, considerato che poi abbiamo anche, sono due carte di contratto, di nuovo, e anche qui c'è una carta di contratto, quindi potrebbe essere che qualche tipo di contratto si rompa, per qualcuno si tratta di un contratto di matrimonio o semplicemente più di qualche cosa che ha a che fare con il pubblico. Però considerato che dopo abbiamo una carta di giustizia, è come se la rottura di questo contratto, che a voi non nego, darà qualche preoccupazione perché abbiamo un 9 di spade, quindi vi confesso che qui ho come la sensazione che qualcuno abbia cercato di mandare avanti da solo un matrimonio e di conseguenza questo tipo di accordo, di contratto va un attimino rivisto. E tenete presente che quando c'è la morte si rompe con qualche tipo di attitudine, ma poi ci si rigenera, ok? C'è la possibilità di rifiorire, di rinascere. Andiamo a vedere questa giustizia. Amanti, appeso e regina di bastoni. Guardate ragazzi, con la giustizia e gli amanti, devo dirvi che c'è anche l'appeso, è come se vi dicessero attendete la giustizia divina, perché poi avete la carta degli amanti, l'amore c'è, è come se ci fossero semplicemente beghe burocratiche in mezzo, può essere che ci siano già state, che siano cose che si stiano ripresentando,
Però appunto è un po' come se vi dicessero fidatevi anche della giustizia divina, del disegno divino. Semplicemente voi cercate di vedere le cose da un altro punto di vista. Quando c'è la carta dell'appeso si parla sempre di perdonare anche voi stessi piuttosto che gli altri. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni perché 3 di coppe. E giustizia nuovamente al contrario. Guardate, per la relazione in sé non... Cioè, voglio dire, passiamo da un 2 di coppe a tutta questa storta di solidità che vedo qui, alla carta degli amanti sotto la giustizia. Quindi, ragazzi, se tanto vi è stato tolto, tanto vi verrà dato. Quello che permette di lasciare indietro la morte, eh, diciamo, c'è del passo al nuovo che può entrare. È come l'esempio dell'armadio, prima di far entrare vestiti nuovi bisogna buttare quelli vecchi perché lo spazio poi è quello che è. E qui la carta della giustizia fa riferimento alla legge di compensazione, una legge universale. E il 6, scusate, e la carta degli amanti fa anche riferimento all'amor proprio, al vedere le cose da un altro punto di vista, con la carta dell'appeso. Però sì, si tratta di imparare a difendervi, imparare a mettere delle barriere. Se siete in una relazione a tre, considerato che c'è il 3 di coppe e quindi magari il matrimonio è quello dell'altra persona, perché qui infatti vi avevo detto che uno mi sembrava single e l'altro con famiglia, e occhio alle ingiustizie, ok? Imparate a difendervi dalle ingiustizie, non rimanete lì senza far niente davanti alle ingiustizie, cioè fatevi valere, amor proprio. No, dov'era qua gli amanti? Amor proprio. Vi dico, avendo poi la giustizia è come se le cose ad un certo punto, perché sono due carte di equilibrio, è come se le cose a un certo punto riprendessero un giusto equilibrio per voi. Però qui la lezione è di imparare a fidarvi del disegno divino, mi verrebbe da dire, del fatto che state affrontando un periodo di trasformazione per lavorare sul vostro amor proprio, per far sì che questa legge di compensazione entri nella vostra vita. Ma prima bisogna lasciare indietro. Prima bisogna togliersi certi tipi di insicurezze, ok? Va bene, andiamo a vedere un pensiero su cui meditare, un pensiero su cui riflettere. Perché mi è difficile fare una scelta? Wow. Magari su cosa tagliare. Qui avete comunque 2 10 di bastoni e la morte, bisogna comunque tagliare qualcosa. Ok ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come chiudere la lettura. Wow, carta numero 2, attaccamento, e lo rivedo un po' con il 10 di spade e questo fante di spade che tra l'altro avete 2 volte la morte. Sì, sì, c'è proprio qualche cosa che dovete lasciarvi indietro, ragazzi. Quello che mi colpisce è che abbiamo 2 carte numero 2. E parla questa carta di depressione, di tristezza, di una sensazione di imprigionamento. È un attaccamento a delle emozioni o a degli ideali, perché vi ricordo che avete il fante di spade, che è proprio la persona idealista. È come se doveste, mm, sì, lasciarvi indietro queste idee. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione
Se poi volete sostenere attivamente il canale, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi. Ci sono due fasce di abbonamento, la prima è quella più bassa ed è semplicemente un sostegno al canale, mentre l'altra, quella più alta, vi dà accesso ai video di crescita spirituale e personale. Giusto per farvi capire un attimino la differenza tra il percorso individuale, che è quello che sto proponendo, basato sulle credenze limitanti e che è cucito sulla persona, è una parte di tutto quello che andrò a trattare nei video di crescita personale, ok? Quindi anche lì toccherò le credenze limitanti, ma non sarà un percorso, diciamo, cucito su misura. Bene, io vi ringrazio comunque di essere rimasti qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!